Ciao ragazze e ragazzi, Elvis vi dà il benvenuto a una nuova puntata del podcast Milestone dei Caduti. Vi ricordo che questi miei approfondimenti hanno un'efficacia totale se voi, prima di guardarli, rileggete il capitolo in questione. Un capitolo a settimana, che sarà mai? Allora sì che diventa una vera e propria rilettura condivisa, tra me e voi, di cui discutere nei commenti, come un club del libro in pratica. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale in modo da restare sempre aggiornati e non perdere nessuna novità. Oggi trattiamo gli intriganti eventi del 13° capitolo. Io sono pronto. E voi? Sigla! Dopo il fugace e romantico scambio di sguardi tra Kalam e Rallick, i due gruppi sono pronti a incontrarsi. Kalam è accompagnato da Ben lo Svelto, mentre Rallick ha dalla sua Ocelot e altri della corporazione. Quest'ultimi vogliono mettere in atto una trappola, mentre i Malazan cercano un contatto per proporre un accordo. Nulla di tutto questo avviene perché dal cielo, silenziosi e temibili, scendono i Tiste-Andi guidati da Serrat. La guerra imperversa sui tetti di Darushistan, a colpi di quadrelli avvelenati, pugnali e stregoneria. Ocelot e Rallick riescono a liberarsi degli assalitori e a fuggire. Kalam rimane ferito e altri nemici stanno scendendo dal cielo. Allora Ben si gioca l'asso nella manica. Un demone Corvalà, una specie di schiavo di Taishkren che si sacrifica permettendo la fuga dei due arsori. Pearl, il demone, sa di essere spacciato. Sente avvicinarsi a Nomander Rake. Ha un'aura potentissima! Il Tiste-Andi pone fine alla vita del demone con la sua spada e poi si incazza con i suoi compagni. La missione è fallita. Molti sicari della corporazione sono fuggiti. Anomander ha intuito però di aver interrotto un possibile contatto tra i sicari e l'artiglio Malazan perché riconosce il demone che ha ucciso come un servitore di Taishkren. La morte di Pearl è avvertita nelle vicinanze da tutte le persone che hanno una certa affinità con la magia. Spostiamo per un attimo la nostra attenzione sulla proprietà Darle, perché Crocus, ladro dal cuore tenero, si è infiltrato nuovamente nella camera di Chalice, ma questa volta con l'intento di restituirle il bottino. La fanciulla lo vede e gli chiede perché lo stia facendo. Allora Crocus ha la bella idea di dirle il suo nome e di spiegarle le sue intenzioni. Diventare un vero e proprio pretendente alla sua mano. Lei gli ride in faccia, distruggendo le speranze del poveretto, che scappa per non incappare nelle guardie della proprietà. Ma una volta fuori vede nel cortile la donna che ha ucciso il tizio della locanda, Dolente. La recluta lo ha seguito fin lì, interessata a capire quali fossero le mosse della pedina di Opon. Rallick raggiunge la locanda della Fenice in contemporanea a Crocus. L'assassino lo manda ad avvertire lo zio Mammoth di quello che è successo poco prima sui tetti e lo esorta a smettere di fare il ladro. Murillo, detto anche Ermeio del Colosseo, incontra Rallick e lo informa del piano ordito da Baruch. Devono uscire dalla città con Crocus. Rallick non andrà con loro, è troppo invischiato nei casini della corporazione. Dolente ha ascoltato quella conversazione, perciò decide di seguirli sulle colline quando partiranno. È convinta che Opon voglia intromettersi nella politica di Darushistan dopo aver visto Crocus nella proprietà dei Darle. Ha intenzione di uccidere il ragazzo e scoprire lo scopo di quella strana missione. La squadra di Whiskey Jack è in ansia mentre attende notizie dei compagni, quando compaiono Kalam e Ben. Il guaritore, Mallet, si mette subito all'opera per rimettere in sesto il sicario ferito, mentre il sergente ascolta il rapporto. Il veterano capisce che sono stati i Tiste-Andi a impedire loro di contattare la corporazione, uccidendone i membri uno dopo l'altro.
Il piano dei Malazan non cambia: far esplodere i punti nevralgici della città. Nel suo studio, Baruch riceve la visita di Anomandar. L'Andi spiega che si sta occupando di eliminare i sicari locali in modo che non possano allearsi con l'artiglio nell'eliminazione dei maghi, vero potere dietro le quinte. L'alchimista si incazza. Rake non gli ha chiesto consiglio, facendo di testa sua, non sapendo che i sicari ad Darushistan hanno un ruolo fondamentale, ovvero tenere a freno le nobili famiglie dallo scannarsi l'una con l'altra. Anomandar Rake si scusa con il suo alleato per la manovra avventata. Infine il dio antico Krull si palesa di nuovo in un sogno di Kruppe, portando notizia che Tattersall sta bene e cresce rapidamente sotto la protezione di un signore della guerra. Gli consiglia di stare alla larga dai poteri che stanno per scatenarsi sulle colline e di proteggere il portatore della moneta. Poi gli dà alcune informazioni su Anomandar Rake. È un ascendente, il cavaliere dell'alta casa dell'oscurità. Impugna una spada che incatena le anime e al cui interno vi sono un enorme carro, catene e schiavi. Il nome della lama è Dragnypur. Mi è piaciuta l'introspezione di Rallick Nom mentre cammina per le strade buie della città, dopo essere sopravvissuto al micidiale attacco sui tetti. Riflette sulle molte opportunità che nel corso del tempo gli si sono presentate per cambiare stile di vita. Opportunità che non ha mai colto e per questo il suo futuro sarà contraddistinto da notti tenebrose e la scalata fino a diventare capoclan. L'ultimo atto di umanità che compirà sarà quello di riportare ai vecchi fasti l'amico Cole, caduto in disgrazia a causa di Lady Sintal, e lo farà attraverso l'assassinio della traditrice. In questo punto c'è una frase che mi ha molto colpito. Il tradimento è in assoluto il crimine peggiore, poiché prende tutto ciò che di umano c'è in un individuo e lo trasforma in dolore. Qui abbiamo la conferma che il piano del sicario, che abbiamo intravisto precedentemente contro la donna, è stato architettato in favore di Lord Cole. Inoltre ho adorato il modo in cui Erikson ci presenta i pensieri di Rallick, così reali e vividi che ti fanno empatizzare con un personaggio che di mestiere uccide le persone. Veramente forte. Passiamo a Ben. Probabilmente ha rubato un Demon at Ice Cream, il buon Pearl che come vediamo ha vita breve. Eppure riesce a lasciarci basiti. F4. Perché quando sente il nome completo del mago, Ben Adaefon Delat, gli dice che dovrebbe essere deceduto. Figura nei registri come uno dei maghi morti per mano dell'impero nel continente di 7 città. Questo è interessante e non fa altro che aggiungersi alla pila di misteri che riguardano l'assole di Ponti. Infine, Anomandar Rake. Innanzitutto possiamo vedere il risultato concreto di ciò di cui Brod si era lamentato con Crone, cioè il conflitto tra Anomandar e Opon che potrebbe portare alla distruzione di Darushistan. Nello specifico, la distanza di Rake dalla quotidianità terrena si traduce in ignoranza sulle ripercussioni delle sue azioni. In questo caso, l'effetto a catena di far fuori la corporazione. Vediamo anche che Rake è un uomo abbastanza maturo da ammettere di aver sbagliato e chiedere scusa. Le informazioni che ci vengono date su Dragnypur sono ancora vaghe, ma possiamo farci un'idea più precisa della pericolosità di quest'arma, una delle trovate più belle di questo libro e dell'intera saga. Eccoci qua, un'altra puntata è scivolata velocemente verso la fine. In descrizione vi lascio la pagina Facebook che vi consiglio caldamente di seguire, è lo strumento più immediato che ho a disposizione per comunicare con voi. Lasciatemi un dito che indica verso l'alto, possibilmente non il medio, per cortesia. Ci vediamo qui tra qualche giorno per discutere insieme del prossimo capitolo. Ciao ragazzi! Sotto l'area protettiva
sotto l'ala protettrice, vaffanculo, cresce rapidamente sotto l'ala protettrice. Togli il dito. Bon, 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 bon.